Immaginate di essere il miglior atleta del pianeta, avete 25 anni, possedete già 5 titoli a Roland Garros e 6 trionfi consecutivi a Wimbledon. È una popolarità da fare invidia ai Beatles. Siete una macchina da guerra indistruttibile, siete l'uomo che ha trasformato il tennis da uno sport d'élite a un fenomeno di massa. E poi, all'improvviso, il vuoto, sparito. Nel 1983, a soli 26 anni, Bjorn Borg annuncia il suo ritiro definitivo. Il mondo dello sport è sotto shock. Nessuno riesce a capire come un dio del tennis possa arrendersi così presto. Ma la verità è che dietro a quella facciata di ghiaccio si nascondeva un uomo logorato, destinato a un crollo psicologico e finanziario che lo avrebbe portato a un passo dal baratro. Seguitemi, perché oggi scopriremo insieme il mistero di Bjorn Borg, il re del tennis che decise di abbandonare il suo trono all'apice del successo. Per capire la fine, dobbiamo tornare all'inizio. Negli anni 70 il tennis viene travolto da un ciclone svedese. Borg non gioca come gli altri, usa il rovescio a 2 mani, si posiziona a metri dietro la linea di fondo e colpisce la pallina con un effetto top spin mai visto prima. Ma la sua vera arma non è la racchetta, è la mente. In un'epoca di tennisti ribelli e urlatori, Borg viene soprannominato Iceborg, l'uomo di ghiaccio. Non esulta, non protesta, non mostra emozioni. Il suo battito cardiaco è di soli 35 battiti al minuto. È un computer programmato per distruggere psicologicamente gli avversari. Vi ricorda qualcuno? Rimanete con me fino alla fine del video, dove faremo un confronto riguardo l'atteggiamento con il Borg 2.0 dei nostri tempi, un certo Jannik Sinner. Ma ora torniamo negli anni 70. Tra il 1976 e il 1980 Borg domina Wimbledon come nessuno prima di lui. 5 titoli consecutivi. Record che verrà eguagliato solamente quasi 30 anni dopo da Roger Federer. Sull'erba, dove tutti giocano serve in volley, lui invece resta a fondo campo. Una follia, in un'epoca in cui il tennis era più lento e realizzare un passante su quella superficie risultava molto complicato. Una follia però che funzionava. Ogni anno Borg entra nel Center Court come un monaco guerriero, fascia sulla testa, sguardo glaciale, zero emozioni e ogni anno esce con il trofeo. Anche sulla terra rossa il gioco regolare dello svedese funziona benissimo. È il primo uomo nell'era Open a vincere il Roland Garros per ben 6 volte, perdendo in totale solo 2 partite in tutta la sua carriera in quel torneo e sempre contro lo stesso avversario. Un certo italiano di nome Adriano Panatta. In più occasioni infatti Borg ha ammesso che giocare con Panatta era impegnativo e complicato. Soffriva molto le variazioni dell'italiano, il serve in volley, le palle corte, l'imprevedibilità e il suo gioco istintivo. Vi sta piacendo? Mettete like e iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma per me il vostro sostegno vale molto. Grazie. E ora cerchiamo di andare a vincere questa partita. Ciao. Non la vincerà. Tra il 1977 e il 1980 lo svedese domina incontrastato, stabilisce numerosi record, vince tutto. Ma mantenere quella maschera di ghiaccio richiede un prezzo altissimo. Borg vive intrappolato nelle sue superstizioni. Durante Wimbledon non si rade la barba per 2 settimane, usa sempre la stessa macchina, alloggia nella stessa stanza d'albergo. La tensione è una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il 5 luglio 1980 Borg gioca la finale di Wimbledon contro John McEnroe, il suo posto perfetto, impulsivo, teatrale, esplosivo. La sfida è considerata una delle partite più belle della storia del tennis. Il tie-break del quarto set è pura mitologia sportiva.
Alla fine, Iceman, altro suo soprannome, la spunta e il mondo capisce una cosa: il ghiaccio e il fuoco si sono incontrati e il tennis non sarà più lo stesso. Ma questo incontro crea una prima crepa nel muro di ghiaccio dello svedese. Lui comprende che il suo trono sta vacillando e non è in grado di accettarlo. E in effetti, l'anno successivo, nel 1981, McEnroe si prende la rivincita, sia a Wimbledon che agli US Open. E qui succede qualcosa di incredibile. Dopo aver perso la finale dello slam americano, Borg fa una cosa mai vista prima. Non si ferma per la cerimonia di premiazioni, non parla coi giornalisti, esce dal campo, sale su un'auto e va dritto all'aeroporto. Ha solo 25 anni, ma il computer si è spento, la motivazione svanita. Sarà la sua ultima partita giocata in uno slam. Dopo mesi di inattività e 2 deludenti apparizioni al torneo di Monte Carlo, arriva l'ormai prevedibile ritiro ufficiale. Nonostante anche il suo grande rivale McEnroe cerca inutilmente di convincerlo a restare, lui rimane fermo sulla sua decisione. Borg lascia il tennis come un samurai che depone la sua spada, senza drammi, senza spiegazioni, senza ripensamenti. Fuori dal campo la vita di Borg diventa un caos. Matrimoni falliti, investimenti sbagliati con la sua linea di abbigliamento che lo portano quasi alla bancarotta e persino voci di un tentativo di suicidio per overdose, sempre però smentito dal campione. Disperato e senza soldi, nel 1991, a 34 anni, decide di fare la cosa più folle, tentare il ritorno nel circuito professionistico. Ma il tennis è cambiato, si gioca con racchette moderne in graffite potenti e veloci. Borg, per una testardaggine quasi poetica, si presenta al torneo di Monte Carlo con la sua vecchia racchetta di legno degli anni 70. Il risultato è un disastro. Viene spazzato via al primo turno dallo spagnolo Jordi Arrese. Proverà a giocare altri tornei senza vincere un solo singolo set. A parte nel suo ultimo torneo a Mosca, dove riuscirà a raggiungere il terzo set, perdendo poi al tie break per 9-7. Il re è nudo, trasformato nel fantasma di se stesso. Dopo questa ennesima sconfitta e 3 anni deludenti, si ritirerà per la seconda volta. Nel 2006 arriverà persino a un passo dal mettere all'asta i suoi trofei di Wimbledon per debiti, salvato all'ultimo secondo dall'intervento degli amici e rivali McEnroe e Agassi. Un'ultima riflessione importante. È inevitabile fare un paragone con l'atteggiamento di un altro campione moderno, un certo italiano di nome Jannik Sinner. Entrambi, infatti, incarnano l'archetipo dell'implacabilità glaciale, ma con sfumature diverse legate alle loro epoche. Iniziamo parlando dei loro punti di contatto. Innanzitutto, sia Borg che Sinner non regalano nulla all'avversario in termini di linguaggio del corpo. Non vedrai mai Sinner spaccare una racchetta, urlare contro il proprio angolo o scoraggiarsi vistosamente dopo un errore, esattamente come l'originale Iceberg. Questa impassibilità toglie ossigeno psicologico a chi sta dall'altra parte della rete. Andiamo bene, proprio bene. Passiamo a un'altra similitudine. Entrambi giocano i punti importanti, le palle break, i tie break, con la stessa identica attitudine con cui giocano il primo punto dell'incontro. La loro frequenza cardiaca emotiva sembra non subire picchi, permettendo loro di fare la scelta tattica ed esecutiva più lucida sotto la massima pressione. Poi abbiamo nei 2 giocatori lo stesso approccio robotico e metodico, c'è una qualità quasi macchinaria nel loro modo di stare in campo. Borg logorava gli avversari da fondo campo con una regolarità asfissiante per l'epoca. Sinner fa lo stesso oggi, ma ha una velocità e intensità di impatto triplicate. Anche se il suo gioco si sta evolvendo, creando nuove variazioni capaci di sorprendere l'avversario. Un giocatore che non si è mai fermato, lavorando per diventare sempre più forte in tutti i settori del gioco.
Passiamo ora alle differenze tra i due giocatori. Il self-control di Borg era in realtà il risultato di una disciplina ferrea e forzata. Da ragazzino, infatti, lo svedese era fumantino e incline alle sfuriate. Il suo storico coach, Lennart Bergelin, gli impose di sigillare le emozioni, pena la squalifica. Il distacco di Borg era totale, quasi alieno, una vera e propria corazza creata per sopravvivere alla pressione. In Sinner, invece, l'atteggiamento appare più naturale e ordinato al problem solving. La sua freddezza non è un isolamento dal mondo, ma una scelta di efficienza. Scaricare energia in frustrazione è considerato un inutile spreco di energie macroscopiche. Inoltre, Yannick non nega il dialogo con il suo box, fatto di sguardi e brevi cenni tecnici, cosa che Borg non faceva quasi mai. C'è un'altra sottile differenza nell'atteggiamento. Borg non sorrideva praticamente mai fino alla fine del match. Sinner, pur mantenendo un focus feroce, trasmette un'immagine di maggiore serenità e sportività, inclusa la tendenza ad applaudire i grandi colpi dell'avversario, un tratto tipico del tennis contemporaneo che Borg esprimeva con un più formale e silenzioso rispetto. Well, that's bad timing. Some would say the comic timing is spot on. In sintesi, se Borg ha inventato l'algoritmo del giocatore senza emozioni per proteggere se stesso, Sinner lo ha ottimizzato per scopi puramente agonistici, diventando la versione 2.0 dell'imperturbabilità tennistica. Oggi Björn Borg ha ritrovato la pace, è un uomo d'affari di successo e una leggenda rispettata. Ma la sua storia resta un monito per il mondo dello sport. Non importa quanto tu sia forte, non importa se il tuo cuore batte a 35 battiti al minuto, se perdi il fuoco dentro, la tua mente può crollare, portandosi dietro anche il più grande dei re. E nel mondo del tennis di oggi, ancora più competitivo e logorante, questa è una lezione da tenere in grande considerazione. E voi cosa ne pensate? Borg si è ritirato troppo presto o ha fatto bene a preservare la sua salute mentale prima che fosse troppo tardi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Munzik vi saluta. Stay tuned, stay curious.